Nello scorso video di un mese fa ho portato dei semi direttamente dall'Ecuador, semi di frutta tropicale, li ho piantati e contro ogni aspettativa sono nati tutti, non ne è mancato uno all'appello. Oggi andremo a spostare le piantine dal semenzaio a dei vasi veri e propri. Per farlo ci servirà del terriccio speciale che ho già comprato e dopo vi mostrerò, e qui vi chiedo già il vostro aiuto, voi che ve ne intendete. Datemi dei consigli su come far sopravvivere le piante durante l'inverno, costruirgli una serra, tenerle in casa, mettergli dei teli, davvero. Datemi una mano, scrivetemi qui sotto nei commenti perché non voglio farle morire. Ma adesso torniamo al video e andiamo subito a spostare queste piantine. Eccole qua, meravigliose piantine che stanno crescendo. Alcune qui davanti hanno sofferto un pochino il caldo, ma perché questa è una veranda, quindi il sole batteva sulle vetrate e sulle piantine così giovani ha bruciato un pochino le foglie, ma le faremo sopravvivere in qualche modo. Adesso questo semenzaio lo prendo, lo porto direttamente al campo dove possiamo iniziare a fare i nuovi vasi. Oh, stai lì, guanti, una palettina e direi che possiamo iniziare. Oh, guardate che meraviglia! Con i tronchi adesso abbiamo anche un tavolino comodo su cui lavorare. Allora, come terra mi sono fatto consigliare dal ragazzo del vivaio questo terriccio che appunto mi ha detto essere perfetto per il mio scopo, quindi mettere delle piante esotiche, perché le piante esotiche in questo caso hanno bisogno di un terriccio che dreni l'acqua. Infatti oltre alla terra è presente della pomice all'interno, che sono questi sassolini che fanno sì che l'acqua scorra. Aggiungerò anche questi sacchetti che ho comprato di perlite, svolgeranno la stessa funzione, quindi permetteranno all'acqua di drenare, ma faranno anche da spugna perché tratterranno l'umidità, ed è quello che serve alle nostre amate piantine. Guardate che bellezza, non vedo l'ora di posizionarle tutte nei vasi. È presente in questo terriccio anche la zeolite, che ha la capacità di neutralizzare le sostanze tossiche contenute nei terreni o nelle acque di irrigazione. Praticamente lo stesso effetto che ha anche sugli esseri umani quando si vogliono fare delle depurazioni per i metalli pesanti. Io direi che questi vanno più che bene. Ma non perdiamoci in ciance. Andrò ad utilizzare dei vasettini così piccoli, magari per le piante grasse come la pitaya, e dei vasi un pochino più grandi per queste piante mastodontiche che so già che devono venire molto grandi, come la cerimoia o annona, la papaya, il guanabana, eccetera, eccetera. Come vedete la perlite è proprio così, in sassolini. Ecco, ne metto all'incirca una manciata così ogni vasetto, tanto è già presente la pomice, quindi non ne servirà molta. Perfetto, andiamo a metterci la nostra prima pianta, guanabana, facendo attenzione a non rompere le radici. Eccole qui, guardate che meraviglia. Sono proprio contento di star facendo questo video adesso, perché mi fa da intermezzo con un altro video che sto facendo lungo e faticoso, che è la realizzazione
di uno spazio per il falò, in cui c'è anche da spianare il terreno, quindi mi prendo questo momento proprio come relax. Leggevo su internet che sarebbe stata utile anche la fibra di cocco, però non l'ho trovata. Il ragazzo del vivaio mi ha detto che è sufficiente questa e quindi ci accontentiamo. Ma guardate che bellezza, è il primo vasetto completato. Dopo lo bagniamo. Intanto facciamoli tutti senza dimenticarci i nomi. Perlite, ravanata in dialetto e la nostra piantina di guanabana. Solo 2 ne sono nati di guanabana? No, 3. Sono molto simili le foglie, quindi ci si può confondere facilmente. Spero che mi basti la terra, che non ho voglia di andarne a ricomprare un altro sacco. Piccolo trucchetto, qui sotto ci sono dei buchi nei semenzai, basta spingere col dito da sotto e far venire su direttamente il cubetto con le piantine, in modo da non stare a scavare con una paletta e prenderle con sicurezza senza rompere l'apparato radicale. Ecco fatto, abbiamo il terzo guanabana. Sentite il suono delle cicale, un relax, un benessere fare questi video, fare queste cose, soprattutto con la natura. Passiamo subito alla parte delicata, il frutto del drago, che metteremo in questi vasetti piccolini. Ah cavolo, erano diversi, uno giallo e uno rosso. Mi sono già dimenticato dove li ho messi, quindi vabbè, vedrò poi se mai daranno un frutto. Ora basta, faccio silenzio e trasformo questo video in una ASMR perché sto proprio entrando in meditazione a fare questa cosa. Oh, ne sono nati tanti comunque di questi frutti del drago. Ecco, le zanzare però no, cioè possiamo anche evitare. Tra l'altro ho visto l'altro giorno un video di questo ragazzo su come eliminare le zanzare tramite un secchio e dei batteri da comprare. Inutile dire che li comprerò il più presto possibile, 10 pacchi, e bombarderò questo terreno con dei secchi pieni di queste trappole per le zanzare, perché devono morire tutte, estinguersi. Una concentrazione mistica per trapiantare queste piantine. Maracuglia eccezionale. Anche per loro dei vasetti abbastanza piccoli. Credo che per il momento, per lo sviluppo attuale della piantina, sia sufficiente questo spazio. Sono circondato da vasi in questo momento. È molto utile durante la giornata riuscire a trovare uno spazio per voi come questo, in cui possiate staccare la mente, non pensare agli impegni, al lavoro, allo stress e a tutti i pensieri che ci arrivano da questa società frenetica. Scrivetemi nei commenti cos'è per voi quella passione, quell'hobby, quell'attività che vi fa staccare la testa e vi fa entrare nel vostro mondo in cui non pensate a nulla. Fatemi sapere che sono curioso di leggervi. 1, 2, 3, 4 e 4, 8 piante di
maracuja. Le zanzare intanto si stanno divertendo, facendo un bel banchetto. Perfetto, non mi resterà che fare questo procedimento anche per le piantine restanti. Ci vediamo quando ho invasato tutto, tanto non serve che vi faccio vedere ogni singolo vaso. E finalmente terminiamo piantando l'ultima papaya. Voilà, semenzaio vuoto. Sono circondato da migliaia di vasi e di piante, ma non solo, perché ci sono milioni di zanzare che mi stanno divorando, massacrando. Infatti ora scappo, lascio tutto così, continuo a domattina perché non ne posso più, mi stanno massacrando. Ci sono, guarda, è una cosa impressionante, non posso farvelo vedere, ma solo qui ce ne sono 10, qui stanno gironzolando tra di loro. Qui mi giro, ce ne sono altre 10, qui altre 10, è invivibile, devo scappare, fuggire. Ci sarebbero questi qui gialli di plastica, ma direi che possiamo fare di meglio. Eccole qui, guardate che bellezza, le ho spostate all'ombra sotto questo noce al momento, in modo che si riprendano dopo il trapianto. Le altre piantine le ho messe nella veranda accanto agli avocado, al mango, anche quello portato dall'Ecuador, che sono piante grasse, quindi le tengo anzi all'interno. Tutte precise con la loro targhetta di legno, il nominativo, in modo che non mi dimentichi che cosa sia la pianta, perché è molto probabile, dato che sono tutte più o meno simili. Non potete capire la soddisfazione di aver fatto questa cosa. Ora devo trovare il modo per farle sopravvivere all'inverno e a questo punto direi che mi sono meritato una fresca e sana colazione. Le fragole più buone della mia vita. Che sapore, ragazzi, non c'è proprio paragone. Una dolcezza incredibile. Oh! E mentre degusto questo succoso melone, vi lascio qualche clip in anteprima dell'altro video progetto della costruzione del falò, che uscirà tra non molto tempo, perché appunto il progetto è quello di trasformare questo campo in una zona off-grid, staccata da tutto e vivibile, con il proprio cibo, la propria energia e i propri punti di svago. Quindi restate sintonizzati e noi ci vediamo al prossimo video.